In passato sfruttai quei servizi che consentono di abbreviare gli indirizzi web e al tempo stesso farci una monetizzazione, se questo è il termine giusto, facendo quindi comparire delle pubblicità generiche prima di accedere alla pagina finale, quella che deve essere visualizzata, utilizzata dall'utente. Inizialmente ne provai uno che mi convinceva sotto molti aspetti. Ricordo che lo conobbi attraverso un post di Facebook e aveva un'icona alquanto bizzarra, una mucca che sorrideva. Vabbè, trasformai quindi gli indirizzi allora presenti nel canale, ma dopo poco tempo quel servizio venne chiuso per qualche motivo poco chiaro. Allora cercai un sostituto, vedendo fra quelli più popolari. Scelsi The Fly, poiché era semplice da usare, aveva poche funzioni ma essenziali e bene o male ne parlavano tutti in quegli anni, parlo del 2016 su per giù. Ricapitolando, all'utente fornivo un URL breve, così era chiaro, leggibile. E io guadagnavo essenzialmente qualche spicciolo sul numero di click che venivano fatti. Adesso mi collego al titolo di questa puntata. Dopo diversi mesi è sorto un problema con l'algoritmo di YouTube. Per dirla brevemente, il social aveva iniziato a fare controlli massicci sulle descrizioni dei video, in modo da scovare eventuali anomalie legate alle norme comportamentali dettate dall'omonimo sito web di Google. Questo fatto delle pubblicità in mezzo ai collegamenti probabilmente non piaceva e aggiungo che non piace tuttora, e perciò diversi host strani di terze parti, per intenderci, come nel mio caso Edifly, vennero oscurate dalle descrizioni. Vedendo che tale situazione stava portando delle ripercussioni a diversi canali attraverso i soliti provvedimenti disciplinari che effettua la piattaforma, come i paurosi strike, immediatamente li rimossi tutti quanti nel mio canale e naturalmente li sostituii con quelli originali. Molti di quei servizi sono stati successivamente chiusi. Vabbè, anche per altri motivi. Comunque, ancora oggi ne sono presenti altri, o almeno quelli popolari sono riusciti a sorreggersi. Ma appunto la vera batosta l'hanno avuto con YouTube, visto che li alimentava attraverso chiaramente tutti i vari creatori che usufruivano di questo metodo. Oscurati in che senso? Non potevano essere cliccati, non erano selezionabili poiché erano letteralmente poco visibili. Non so se avete presente quello che intendo. Fra l'altro, accanto a tale indirizzo veniva dato un avviso del tipo questo link non rispetta, eccetera, eccetera, eccetera. Ora non voglio allarmare ancora di più, ma state attenti a tutti gli indirizzi in generale. Dico questo perché sempre in quel periodo mi arrivò appunto uno strike per aver messo un link che rimandava al sito di Vaidic, un servizio dedicato ai creatori di contenuti analogo a TubeBuddy per intenderci, anche se mi avranno inteso solamente i creatori stessi, fra l'altro ho sicuramente pronunciato male il nome, Vaidic, sì, vai. Al di là di questo, prestate attenzione a ogni URL che rimanda al di fuori di YouTube. Cercate di utilizzare il protocollo HTTPS per una maggiore sicurezza e se proprio desiderate un abbreviatore di link che personalizza fra l'altro la stringa, la mia fiducia la do a Bitly, che è uno dei servizi principali riguardo quest'ambito. È affidabile, io lo utilizzo da anni e lo trovate anche su siti web e pagine social famose. Il primo esempio che mi viene in mente è la S Roma, che in molti suoi post su Facebook lo adopera.